Buonasera ragazzi, bentornati a questa trailer reaction. Da un po' che non commentavamo insieme un trailer di un nuovo film, anche perché come sempre le uscite sono un po' col contagocce e soprattutto non è che ci sono trailer interessanti, anche se poco tempo fa effettivamente abbiamo commentato quello di Mortal Kombat, che è già un grosso titolo in uscita. In questo caso invece mi trovo, diciamo, coinvolto in prima persona ancora di più perché stiamo per vedere insieme il trailer di Kenshin, ovvero il nuovo film sul personaggio noto del manga omonimo, di cui ero molto appassionato, e soprattutto ci tengo a rimarcarlo che la prima serie, la prima trilogia che hanno fatto di film inedita in Italia, credo siano stati veramente degli ottimi film, dei grandi ottimi film con delle scene incredibili. Quindi questa trailer reaction la vorrei anche usare come trampolino per in qualche modo cercare di convincere le nostre distribuzioni, esortarle a distribuire anche da noi la trilogia che hanno fatto del primo arco narrativo del manga, perché sta per uscire poi soprattutto adesso gli ultimi due capitoli, esatto, sono due, The Final e The Beginning, un nuovo inizio. The Final esce ad aprile il 24, mentre l'altro, The Beginning, a giugno. La storia, per chi non ha letto il manga omonimo, che era del 1994 di Nobuhiro Watsuki, da noi è stato editato da Star Comics nel 1999. Io facevo il liceo e fu uno dei manga che più ricordo con affetto, che mi hanno appassionato di più, e quindi è stata una vera sorpresa vedere che la trasposizione live action fatta dai giapponesi è stata veramente all'altezza del manga, perché poi nel tempo hanno veramente affinato le loro tecniche, mentre una volta un po' li si spernacchiava, mi si passi il termine, da questo punto di vista. Tra l'altro mi va di menzionare il coreografo dell'azione, Kenji Taninagi, che è un ex collaboratore, non ex, attuale anche collaboratore di Donnie Yen, che ha fatto un lavoro incredibile nelle scene di combattimento con la spada, e per alcuni, senza avanzare in qualche modo pareri assoluti, comunque vengono considerate come le scene di lotta con la spada più belle che siano mai state girate. Quindi sono doppiamente entusiasta sia dal punto di vista sentimentale, ma anche per il personaggio, ma soprattutto anche per le scene d'azione che saranno in questi nuovi film, in questi due nuovi film. La storia è quella di Battosai Imura, un killer al servizio dello Shogun, che contribuisce alla fine dell'epoca Tokugawa e si ritrova nell'epoca Meiji sotto un altro nome per cercare di mimetizzarsi tra la gente comune per non uccidere più, questo è il voto che ha fatto, con il nome di Kenshin, impugnando una spada a lama invertita che in teoria non dovrebbe tagliare, ma la userà in qualche modo per difendere le persone a cui vorrà bene, che incontrerà. Una storia romantica, appassionante, piena di nemici pittoreschi. Alcuni sono stati tratteggiati e portati sullo schermo già nella trilogia che ho menzionato prima, e proprio per questo quindi colgo l'occasione per, magari se c'è qualcuno della Warner Brothers, per esempio, che è quella che distribuisce il film insomma il distaccamento della Warner Brothers giapponese, se magari in Italia noi abbiamo la Eagle Pictures, c'è Kikori On Movie, che sono quelli che, diciamo, distribuiscono maggiormente film asiatici, però i diritti dovrebbero essere della Warner, quindi da noi, se fosse, dovrebbero essere diciamo trattati da loro. Quindi se c'è qualcuno che può delegare questo messaggio, sarebbe una cosa gradita, perché effettivamente sono usciti da qualche anno, sono film straordinari, magnifici, che sicuramente avrebbero un seguito e un successo anche qui, perché molti amano il fumetto e il manga originale. Quindi, tornando a noi, è uscito proprio 1 o 2 giorni fa il trailer ufficiale di questi due nuovi film, a seguito di un teaser che è uscito 3-4 mesi fa, diciamo, che non abbiamo commentato, e non potevo non esimermi da vederlo insieme con voi. Quindi vediamo un po' che cosa ci aspetta, se sarà soprattutto all'altezza dei 3 che abbiamo visto. 抜刀斎の頬にまだ十字傷はあるのか。これは警察に対する明らかな挑戦だ。一体誰がこんなひどいことを。まさか。だったらどうする。やはり話すべきでござるな。
首謀者の名は幸城絵西。拙者がこの手で惨殺した妻は日村巴の弟でござる。あんな辛そうな剣士初めて見た。さあ陣中の時間だ。これ以上他人を巻き込むのはよせ。苦しめ苦しめ。俺の敵はお前一人ではなくお前の全て。このクソみたいな国の全て。私や剣心を殺しても玉井さんは戻ってこない。一人で戦うなんて見るくさいで。これは俺の仕事だ。姉さん、ついにこの時が来たよ。立て抜刀斎。お前を止めねばならぬ。ルローニケンシン最終章ザ・ファイナル。 Esatto, 23 aprile l'uscita per quanto riguarda il The Final e poi il The Beginning a giugno, quindi adesso diciamo è in imminente uscita questa prima parte della storia conclusiva. Sono entusiasta, come ho detto, poi avendo visto la trilogia che era stata la trilogia originale, io la chiamo così, e avendo visto la cura con cui era stata fatta, non posso che aspettarmi queste immagini. Sono veramente belle, è una fotografia stupenda, o comunque veramente di qualità. I combattimenti già si intravedono, lo stile che è quello degli altri film precedenti, quindi sono molto ansioso. Kenji Taninagi ha fatto un lavoro egregio, veramente, come accennavo anche prima, quindi mi aspetto veramente dei combattimenti altrettanto incredibili. Per quanto riguarda il cast artistico, ci sono tutti quanti quelli dei film precedenti, quindi è tutto quanto confermato, compreso il regista, l'attore principale chiaramente Takeru Sato. Tra le new entry, in questo caso per quanto riguarda l'interpretazione del cattivo Enichi, abbiamo Makenyu Arata, che praticamente è il figlio proprio di Sonny Chiba, grande star dei film giapponesi di arti marziali che almeno avrete sentito nominare, immagino. Comunque sono eccitatissimo, non vedo l'ora che esca in qualche modo e che possa essere visto, non dico da noi, ma comunque spero che almeno la vecchia trilogia, i film usciti fino a qualche anno fa, insomma sono usciti nel periodo recente, siano distribuiti anche da noi, non dico tanto al cinema perché non me l'aspetto, ma almeno in un video. Quindi speriamo che qualcuno della Warner Bros. Veda questo video, si decida in qualche modo a distribuirli anche da noi, perché sono sicuro che hanno il loro pubblico anche qui, non ci sono dubbi su questo. Quindi spero che insomma vi sia piaciuto anche a voi questo trailer come mi è piaciuto anche a me, e se avete visto la vecchia trilogia e lo aspettate, insomma, come lo sto aspettando io, fatemelo sapere nei commenti, almeno ne parliamo un po', e ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao!